Benvenuti, Gazzetta del Cammellone, la prima a bordo della Grande Mapei in solitario. Si parte a brevissimo, quindi andiamo a capire un po' le particolarità di questa Vendée-Arctic. Prima di tutto faccio un po' uno spiegone del percorso. Noi partiamo dalle Sables d'Olonne, che è un porto qua sulla costa ovest francese. Dobbiamo lasciare l'Irlanda a destra e salire fino a tagliare il circolo polare artico, quindi è un parallelo in cui il 21 di giugno il sole non tramonta mai, noi ci arriviamo poco prima, e poi invece per il ritorno, una volta che tagliamo il circolo polare artico, la rotta è libera, quindi o la cosa più normale ovviamente torniamo indietro, oppure passiamo in mezzo all'Irlanda e all'Inghilterra, oppure ancora potremo passare in questa zona qua, cioè a est dell'Inghilterra e poi nella Manica. In realtà c'è un'altra opzione ancora, che vorrebbe dire andare tutta a ovest dell'Islanda e tagliare il circolo polare artico di qua e rivenire così. Quindi queste sono tutte le rotte possibili. Questa regata c'è questa particolarità che possiamo tagliare dove vogliamo il circolo, che è una cosa molto molto rara. Altra cosa che vi mostro, che ci sarà anche sulla cartografia nuovissima sul sito della Grande Mapei, sono tutte queste zone vietate. Quindi questa è una zona di dove ci sono tantissime nuove turbine eoliche. Qua in Francia ne stanno piantando tantissime in mezzo al mare, quindi non possiamo navigarci in mezzo. Questo qua invece è il classico DST di Ouessant, dove c'è tantissimo traffico. Queste zone qua invece sono delle zone molto diverse, perché sono delle zone che sono state fatte in collaborazione con dei centri di ricerca specializzati in biologia marina di protezione per le balene. Quindi queste zone di protezione delle balene ce n'è anche una enorme nell'est dell'Islanda, mentre questa qua a ovest dell'Islanda, questa invece è per i ghiacci, perché appunto questa qua è la Groenlandia e qui c'è una corrente molto fredda in cui quindi qua c'è il pericolo di incontrare degli iceberg. Fatto lo spiegone della rotta, possiamo guardare un po' i primi giorni, possiamo guardare il meteo, l'europeo. Praticamente questa qua è alla partenza, se andiamo alla partenza, qua luna locale. Cosa succede? Noi siamo praticamente nell'anticiclone, vedete l'anticiclone è qua di fianco a noi, questo qua è l'anticiclone, in cui il vento gira, ormai lo sapete anche voi, in senso orario, e quindi anticiclone vuol dire alta pressione, praticamente non c'è vento. Vuol dire che farà bel sole, tempo tranquillo e si spera in un po' di termica e quindi a quel punto la termica invece inverte un po' questo vento qua, non sarà più questo venticello da sud ma sarà più un vento un po' più da ovest, un po' più leggero perché appunto viene aspirato dalla costa. Quindi prime ore di regata mollissime, pochissimo vento. Se vado alle 18 di sera vedete che siamo nella fine di questo venticello termico, noi siamo qui tra l'Île d'Yeu e la costa a cercare un po' questa rotazione del vento. Dopodiché si fa una virata dove si va a cercare il vento che arriva legato a questo grande fronte, quindi c'è il vento che gira molto a sinistra, quindi noi dobbiamo andare a sinistra. Diciamo abbandoniamo il tempo calmo e tranquillo e si va verso il primo fronte della regata. Il fronte, vedete, è questa zona di vento qua, vedete c'è questa grossa deviazione del vento, questa vuol dire che è aria molto instabile, vuol dire che c'è della pioggia, delle raffiche molto forti, vedete se metto la carta della pioggia c'è la pioggia, se metto la carta delle raffiche si vede che ci sono raffiche molto molto forti in questa zona, fino a 30 nodi, quindi insomma questo è fronte, torniamo al vento normale se no ci fa paura, e questo fronte lo becchiamo qua in questa zona qua, dove appunto quindi siamo reobbligati a virare perché il vento gira di tantissimo di nuovo. Più o meno lunedì pomeriggio, qua siamo lunedì alle 8, siamo vicini al fronte, vicini alla punta della Bretagna, e qua abbiamo già passato il fronte. Ecco qua la barca quindi che vira in questo grosso giro del vento a sinistra, e poi il vento quindi ritorna di nuovo a sinistra perché c'è un'altra depressione che ci porta del bel venticello, quindi insomma la regata diventa depressionaria molto presto. E da qua inizia un po' la fase rock and roll, quindi siamo su un bordo di bolina larga, quindi le barche già volano a 20 nodi, contro delle onde già possono essere 2,5-3 metri d'onda. Diciamo che passiamo un po' nel momento non ideale, ecco qua in Irlanda c'è mare molto molto grosso e vento comunque molto forte perché sono 25 nodi di media, vuol dire che ci possono essere delle raffiche anche a 35. Da qua in poi
inizia a essere un po' più dubbiosa la meteorologia, perché qua se guardiamo cosa succede, il vento cala, lui riesce a fare questa rotta un po' verso nord, adesso gli avevo messo un passaggio in questa zona, ma non sappiamo bene cosa succederà, ma per capire ad esempio un po' l'instabilità del meteo, se ad esempio vado a mercoledì, diciamo che mercoledì il modello europeo ci vede in questa zona, col meteo fatto così, se cambio modello, ecco vedete che cambia parecchio, c'è questa tempesta che è molto molto più forte, non possiamo navigarci dentro, questi ci sono 50 nodi qua, lui dice 40 ma ce ne sono anche 60, quindi noi per adesso dobbiamo assolutamente concentrarci, soprattutto sulle prime ore, sapere un po' cosa succede, la termica, entrare veramente nell'ottica di guadagnare un pezzettino alla volta perché la regata è, come avete visto, può essere molto molto lunga.